Salve cari amiche ed amici, è partito lo streaming. Oggi è un giorno particolare perché fanno 16 gradi centigradi e ebbene ed è e sono circa le 21, anzi no, che dico, le 22, sono le 22. Questi sono, e questo è il bello della diretta, che io non trasmetto nulla in differita ultimamente, perché poi non so se qua si può controllare la qualità del video, cacchiarola, perché no, condividi, disattiva il microfono e io non so adesso come funziona sta cosa, perché gli ultimi miei video me li fa in bassa risoluzione, ma tanto io vedo che anche se sto a dargli un'edizione importante, anche se sto lì ai video a dargli un'edizione molto importante, io vedo che eh, poi li vedono 30 40 50 volte ultimamente. Non è che ciò come i primi anni, cioè dopo 4-5 anni c'ho dei video che hanno un attimino un po' più di visualizzazioni. Allora dico, visto che posso fare un live streaming, grazie per i 2 like, visto che posso fare un video streaming invece di stare a editarlo, a scaricarlo nel computer e tutto il resto, preferisco fare, poi viene di qualità, non so come deve venire, però molti di voi adesso vi domanderanno chi se ne frega, ma quando arriverà a parlare del tema del giorno? Beh, allora qua intanto correggo il titolo perché dal cellulare mi danno poco spazio. Il titolo è, l'ho scritto prima nella forma classica, divide et impera con tutti gli accenti, che si pronuncia dividi et impera, ovvero sia come ci governa, qua la tastiera virtuale, governa no meglio. Dopo questa correzione voi leggerete un altro titolo, meglio o meglio, non riusciva. Vediamo un po', descrizione, track, ecco qua, track, e poi anche con i tag, perché veramente sarà un tema molto bizzarro, molto interessante. Io spero che vi interessi. Purtroppo non mi sono organizzato prima per mettere anche i tag nel video, quindi me ne scuso, ma devo fare per forza così, devo farlo adesso. Ecco qua, altri 30 secondi, scusate, di edizione del video dal vivo, non l'avevo mai fatto prima, lo faccio adesso. C'è sempre la prima volta nella vita, infatti un'unica cosa che succede soltanto per la prima volta è, oltre a nascere, morire. Quindi se pazientate, poi potreste dirmi ma perché dobbiamo pazientare, e che ne so, perché adesso inizio a parlare. Vediamo un po', così finisco l'edizione del video. Ecco, tra gli metto tutti i tag, tutte queste cose qua, gli mettiamo monetizzazione avanzato,
la geolocalizzazione, perché quello è importante, e invece non funziona. La geolocalizzazione non funziona. Vabbè, si vede che non è importante. O si vede. Saltate questa parte del video. eh, Se vi risulta scomoda vederla. Ecco qua. Forse perché c'è poca risoluzione. Vabbè, fa niente. Allora, beh, ci ho perso molto tempo a spiegare queste cose. Dicevo, io ho scelto, e adesso l'ho cambiato, divide et impera. Dividi et impera, come si pronuncia, cioè in italiano si traslittera dividi et impera, però si scriverebbe divide et impera con gli accenti, perché io da molto tempo, non tanto, non ci faccio molto caso, ma è che vedo come ancora una volta si continua nel 2017 in molti, incluso live broadcast di altri miei amici youtubers, a increpare, incluso in Facebook, fra meridionali, teroni, mangiapolenta. Ancora stiamo nel 2017. Io pensavo che già da 16-17 anni già non ci fossero questi problemi per diciamo fra gli italiani, meridionali contro settentrionali, settentrionali contro meridionali e quello che sia. Invece mi sbagliavo, perché sembra che i pregiudizi e le discriminazioni non passano mai di moda. Quindi che dire, care amiche ed amici miei, a queste ore della notte, che ormai non è più sera e notte, che ancora in Italia si discrimini fra nord e sud, mi fa pensare che, non so, che noi siamo un poco rincretiniti e che facciamo il gioco dei politici. Intanto colgo l'occasione per salutare il nostro caro amico Renzo Montagnani Everything, che non so se mi ha chiesto di rispondere ad altri argomenti. Purtroppo non mi sono segnato nulla, lo rammarico. Ah, ma lui mi aveva chiesto di un lottatore della India di wrestling famoso, che ne pensavo, che non era un cantante. Allora, caro il nostro amico Renzo Montagnani Everything, lo sento, però non mi sono preparato, non ho fatto delle ricerche, perché mi premeva fare questo video in un lasso di tempo che ho trovato, e, dire appunto quanto mi sembra strano che ancora fra di noi
siamo così divisi fra meridionali, settentrionali e non solo, anche fra settentrionali, anche fra meridionali. In più anche ci sono delle divisioni, delle discriminazioni ideologiche, politiche, calcistiche, religiose. Quindi alla fine noi ci perdiamo in regionalismi e in campanilismi che sono visti come delle opportunità dai nostri governanti, dalla nostra classe politica ed amministratrice, perché quella che dovrebbe essere una colpa loro diventa invece, cioè tutti gli errori che fanno e tutto il resto, loro ne passano la colpa al diverso, agli altri. A volte il diverso è italiano, a volte è extracomunitario, è straniero. Ecco, 11 minuti e 17. Beh, questa diretta è un po' lenta. Poi nessuno dei miei amici: ah, adesso mi state seguendo in due. Bene, è quasi tutto un dire per le mie dirette, quasi tutto un dire. Vi ringrazio di seguirmi. Adesso mi guarda solo in uno, però ecco, oltre a dare like, c'ho 2 like. Se volete lasciare qualche commento, lasciatelo. Io non ho nulla in contrario a questo. O nel chat, oppure caricate dei commenti, vediamo. Perché io dicevo, sfruttano le divisioni per governarci meglio, e le divisioni le sfruttano tanto campanilisticamente, cioè quasi del razzismo fra italiani, che è una cosa assurda, perché c'è tanto astio. Ma addirittura io so fra piemontesi, genovesi, liguri, eh, lombardi, a volte c'è delle discriminazioni, e tutto questo non solo si riversa nella politica o è sfruttato dalla politica, ma si riversa nello sport, in particolar modo nel calcio, in particolar modo, perché in questo modo dicono che si incentivi la competenza, ma non è vero. In questo modo la gente diventa fanatica, e partite come Milan Juventus o Roma Lazio, oppure Napoli Torino o Milano, diventano occasioni nelle quali le persone si sfogano delle loro frustrazioni e vanno a picchiare l'altro come un nemico da distruggere. Io non ho mai capito perché le persone arrivino a picchiare altri tifosi quando in pratica non hanno non è neanche nulla utile per la vincita della loro squadra. Che risolvono andando a picchiare l'altro tifoso? Nulla, ma soltanto perché è di una squadra diversa, di una città diversa, magari di una parte d'Italia diversa. Quindi io ho l'impressione che se ancora ci sono delle discriminazioni razziste in Italia, meridionali, settentrionali, che si odiano a vicenda, è perché siamo troppo individualisti, ci facciamo sfruttare e così ci governano meglio, chiusi come stiamo e accecati nei vari recinti ideologici, politici, calcistici, e così ci sfruttano meglio, perché dividi et impera, governa. Buongiorno te. E io direi notte, siamo alle 22 e un quarto. Alessandro Arcangeli, buonanotte, come ti va?
in questi giorni ha iniziato a fare fresco a Roma e come puoi vedere fanno 16 gradi, ma se ne sentono anche di meno perché siamo stati abituati a dei giorni di caldo che sono stati bruscamente interrotti, addirittura di siccità, mancava l'acqua a Roma, si doveva somministrare, adesso vengono gli acquazzoni e adesso fanno 16 gradi e io c'ho freddo. Quindi Alessandro Arcangeli, ben trovato, buonanotte. Sì, lo so che vuoi dire, è giorno le 24 ore del giorno, però adesso stiamo di notte. Quindi si può dire anche buongiorno di notte. Molti mi dicono: ah, ma no, ma guarda che buonanotte o buonasera, buon pomeriggio. Vabbè, ma il giorno è fatto di 24 ore. Se poi Alessandro Arcangeli invita dei tuoi contatti a questo live, mettimi un like. Ah, già mi hai messo il like, grazie per il like Alessandro Arcangeli, buonanotte a te. Allora dicevo, come a noi italiani normale non segui il calcio, c'è la Serie A, che sport segui? E no, il calcio Alessandro Arcangeli no, non mi è mai piaciuto, non l'ho mai seguito. Mi piace il Tai Chi Chuan, le arti marziali, sebbene ecco, ultimamente non le ho fatte sporadicamente, le ho fatte, però mi piacciono le arti marziali, mi piacciono gli scacchi, anche se non li considero io uno sport. Mi piace il Tai Chi Chuan, ma non mi piacciono le manifestazioni di massa. Quindi il calcio è per antonomasia in occidente una manifestazione di massa, anche perché io non vedo il senso a vedere 12 a volte coglioni, perché magari ecco mi tolgono la monetizzazione perché ho detto una parolina, correre dietro un pallone per 90 minuti e che in più si comportano da adolescenti perché si picchiano fra di loro, litigano e non accettano puntualmente. Non c'è mai giocatore di calcio che accetti la sanzione o il responso dell'arbitro, sempre lo devono andare a aggredire, a insultare, devono fare la scena. Se gli tolgono un cartellino giallo fanno la scena di andare a picchiare l'arbitro che a stento è trattenuto dai suoi e dagli altri giocatori, forse perché preferisce farsi espellere dal campo di gioco piuttosto che a accettare il cartellino giallo. Quindi non so, io non accetto che dei giocatori pagati miliardi di euro o milioni, centinaia di milioni di euro si comportino come degli adolescenti, si picchino fra di loro, facciano del teatro, vogliano fare quello che gli gira per la mente, quando ci sono dei lavoratori che per lavorare 12 o 16 ore al giorno precariamente non possono fare nessuna scena sceneggiata, lavorano precariamente e prendono 2000-3000 euro al mese per mantenere una famiglia, e questi fanno la manfrina a questi giocatori ben prezzolati, guadagnando 20-30 milioni di euro al mese. Allora 200 milioni, 400 milioni di euro l'anno, che sarebbero 4 mila miliardi di lire, non so quanti delle vecchie lire, perché non so, 200 milioni di euro per 1936. Ecco, adesso ve lo faccio dal vivo: 1936 per, facciamo 20 milioni di euro, sarebbero 1 1 1 2 3 1 2 3
3 806 3 miliardi 872 milioni di lire o di più. 1 2 3 1 2 3 10 milioni milioni 100.000 38 miliardi 700. Ecco, oggigiorno 20 milioni di euro sono 38 miliardi 720 milioni delle vecchie lire. Maradona ha fatto scandalo che guadagnava 1 miliardo di lire all'anno, adesso guadagnano 38 miliardi 720 milioni di lire, 38 miliardi 720 milioni di lire al mese. Se facciamo per 12 sono 464 miliardi e 640 milioni. È incredibile. Te ti rendi conto le cifre che maneggiano questi giocatori? E c'è gente che va a spendersi tutti i risparmi oppure tutto il suo sussidio di disoccupazione per vedere dei rincoglioniti. Lo so, per questo video, a parte che lo vedranno 20 volte, però non lo monetizzano, lo so, che si tirano calci negli stinchi, che si sputtanano, che si picchiano, che si mazzolano, e tutto questo spettacolo gratuito gli è remunerato perché le masse, come nell'antica Roma, vanno a sfogare le loro tensioni e le loro frustrazioni. Panem et circensis, bisognerebbe mettere anche questo nel titolo del video, però vabbè, poi parlerò anche, non so, di quello. E mi sembra ingiusto, perché veramente ci prendono in giro. Panem et circenses, ci prendono in giro e non ce lo meritiamo, perché sfruttano il calcio per generare nuove divisioni. Quindi l'ho messo adesso nel titolo e anche nella descrizione. Sfruttano il calcio per dividerci, quindi da qui il titolo: dividi et impera, panem et circenses. Che poi la politica divide coi favori, cioè chi conosce l'amico dell'amico, chi ha un amico passa, gli altri si arrangiano. E poi, come dire, ripeto, noi soffriamo troppo di campanilismo cronico, di regionalismo, ci dividiamo fra nord e sud, Roma e Lazio, regione, provincia, città, campagna, ci discriminiamo fra di noi. Il bello è che se i fratelli sono divisi vengono sfruttati da fuori, e noi non andiamo d'accordo in nulla per questioni politiche, calcistiche, dello sport, regionalistiche. E niente, mi era venuto da dire che tutte queste divisioni le sfruttano i nostri politicanti o i nostri politichini per governarci meglio, perché così siamo docili, siamo buoni, siamo facilmente governabili. Allora, caro il mio amico Renzo Montagnani Everything, purtroppo no,
non ho potuto vedere nulla circa il wrestler indiano. Poi no, non so parlare l'indiano, se no certo gli indi o altri idiomi dell'India, se no facevo di sicuro dei video in indù o in hindi. Però purtroppo c'è questa ignoranza come molti di noi in Italia, perché le scuole non ti insegnano a parlare in idiomi asiatici, quindi non parlo neanche il russo, parlo a malapena l'inglese, lo mozzico l'inglese, cioè lo addento, lo azzanno, quindi parlo. Ho fatto un video peraltro che potrai vedere, vediamo se si può. Sì, Hurricane Irma is coming to Miami, Florida with tropical storm and so many tornadoes all surround. Quindi io ho fatto un video, se il, a parte questo 1 2 3 4 5 è il sest'ultimo, che dura 30 minuti. Io ho fatto un video, quindi se ti interessa vedere le mie capacità di parlare in inglese, ti invito a guardare quel video. Però ecco, non sono molto brillante parlando in inglese. Poi che altro dire, non so, perché mi viene in mente che le categorie politiche e anche sociali sono superate, però noi in Italia non siamo riusciti a trovare qualcosa di alternativo, di veramente alternativo. Io ho creduto, e forse in un certo senso continua ad esserlo, che il movimento 5 stelle è alternativo, però non so fino a che punto, perché ci sono delle componenti interne che vengono riciclate. Un movimento è un qualche cosa che si mette in movimento e vi entrano componenti di altri partiti politici, quindi ancora non ha attuato una vera svolta per diventare un vero partito politico, perché ancora il movimento 5 stelle più che come partito si sta comportando come movimento. Quindi tutti i conflitti, tutti i contrasti che ci sono dentro, non è che è la vera democrazia che deve avere un partito politico, ma è la confusione che impera quando un movimento che raccatta persone e personaggi da ogni dove si deve comportare come un partito politico, ma non assume le responsabilità di un partito politico. Ciò che ancora sta accadendo alla Lega, che ogni tanto si ricompone e ogni tanto scoppia in tante schegge impazzite, e come è successo ai contenitori del PDL e del PD, perché in Italia si è voluto passare a a una politica bipartitistica pura con due partiti. Invece si è visto che i partiti non si potevano fusionare, allora si sono creati due poli. Questi due poli sono composti da molti partiti piccolini che sono influenti all'ora di far cadere il governo presieduto dalla loro stessa coalizione di maggioranza. Allora che fanno? Armano un polo, una coalizione magari di centrodestra che riesce a vincere le elezioni, e poi nel 94 un Umberto Bossi, dichiarando che Silvio Berlusconi era mafioso, fa cadere la coalizione di governo. Poi succede che governava Prodi e Mastella e insieme a il virtuoso Bertinotti fa cadere la coalizione di Prodi, di Romano Prodi, di centrosinistra, perché in Italia non si è arrivati a avere un bipartitismo puro come negli Stati Uniti fino adesso, ma si è dovuto fare un bipolarismo che non è nient'altro che la coalizione di tutti i partiti che si orientano a destra da una parte e a sinistra dall'altra. Poi ha collassato il centro in Italia, il centro storico che era la Democrazia Cristiana per via di Tangentopoli e Mani Pulite, e gente come Casini, che ha fatto l'UDC, ex democristiano, e anche come si chiama, Matteo Renzi,
sono andati a infilarsi nei partiti di centrodestra e di centrosinistra. La democrazia cristiana, collassando, è entrata in tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra. Quindi adesso ci ritroviamo in giro per tutto lo spettro politico, includendo il movimento 5 stelle e la lega. E per me, ecco, mi stanno deludendo quelli del movimento 5 stelle perché ancora non hanno fatto nulla di così eclatante come io mi sarei immaginato. Però si fa tardi, sono le 10:30, vediamo l'orologio. Io sì, ecco qua, però mi si scarica sempre. Sì, 10:30 grosso modo. Qua fa di più e non vorrei tirarla troppo per le lunghe questa cosa qua, tanto sono 31 minuti che sto nell'aria, non so più chi mi sta seguendo. Cioè, credo che stia con me Alessandro Arcangeli. Sono contento che tu stia bene, caro Arcangeli. Vabbè, allora, siccome non avevo molta ispirazione di fare un video, ma ho detto farlo per farlo, diciamo questa cosa delle divisioni, che è importante ribadirla. Io non riesco a capire come anche dallo schermo riesco a leggere 32 minuti fa che ho iniziato lo streaming. Non riesco a capire come in Italia ci si possa trovare così divisi e ci si possa sfottere, addirittura c'è gente che si picchia per la strada. E adesso mi sta seguendo solo una persona. Comunque sappiate che io non ho discriminazioni né con il nord né con il sud, anche perché geograficamente io mi trovo nel mezzo. Sto a Roma, sono romano e quindi non ce l'ho con nessuno. Altrimenti, se quelli del nord ce l'hanno con quelli del sud e quelli del sud ce l'hanno con quelli del nord, poi non so se ce l'hanno anche tutte e due con il centro Italia, ma io ce la dovrei avere contemporaneamente con il nord e con il sud. E perché dovrei essere così equo? Perché sto nel centro Italia, allora per me è dallo stesso il nord che il sud. Ehm, beh, niente, come dire, ho caricato poco ultimamente in Instagram perché ho scoperto che per le mie esternazioni e per il pubblico che ultimamente generano non c'ho bisogno di editare un video. Prima girarlo l'ho girato per molto tempo con questo cellulare, prima ancora con un altro che purtroppo si è rotto il bottone home, si rinizializza tanto, ma ecco che è anche aperto, mezzo aperto, mezzo. Il Galaxy Young 5360, credo che si chiami così. Sì, Samsung, vabbè, 5360 Galaxy Young, e registra in 2 megapixel 360 x 240 e ha un discreto rendimento. Poi ho registrato molti video con il Nokia Asha 302 e adesso succede che si va in bot logo, vedi, si rinizializza sempre. E caro Renzo Montagnani Everything, anch'io ho un Nokia, però è un Nokia Asha 302 e poi mi sono filmato ultimamente un sacco di volte con la filmatrice Everio.
Everio, che è il modello S, cioè GZMS 130V linea S, se non mi sbaglio. Poi mia madre ha voluto che gli regalassi un cellulare economico e ci abbiamo questo Genius Touch che si chiama Nossa e filma in 320 x 240, però non megapixel, non ha megapixel, non credo, però il formato è 320 240. Incredibile, questa volta il cellulare non ha fatto bot log, ma ecco qua, adesso mi funziona, ogni tanto funziona e ha le batterie cariche. Però quello che succede è che avendo un Android 2.3.6 ormai molte applicazioni non sono buone. Però voglio dire, per non dover utilizzare sempre il cellulare che sto utilizzando adesso, sarebbe veramente molto bello che mi permettesse di, addirittura non funziona il Google Play perché non ha connessione. Vabbè, adesso dopo tanti mesi che non mi si accendeva, mi si è acceso giusto in live streaming e sono i belli della diretta, però non riesce a connettersi il Google Play. Adesso vi devo salutare perché veramente ho fatto un video troppo largo e poi non vorrei scocciarvi facendovi vedere i miei cellulari, ma con questo non vale la pena filmarsi. Allora io, per fare dei video leggeri, dovrei dargli molta edizione, però preferisco parlare mezz'ora. La prossima volta mi organizzo meglio perché gli ultimi live mi sono venuti bene, però questo devo dirlo è stato alla carlona. E la prossima volta mi organizzo meglio, ma ormai per lo più do questo formato ai miei video perché vedo come poi ogni volta che questo qua si riesco a farlo partire e che dopo un po' non funziona più, c'ha un'altra ora, un altro non so che cosa gli venga in mente. Veramente l'ora va in un'altra zona orario, non so, un'altra data. eh, addirittura mi dà 2010 magari, e il 31 dicembre 2010, invece siamo a 20 settembre. Poi si deve sempre sincronizzare, non so che cosa ci abbia da sincronizzarsi, però ecco, adesso sta funzionando, poi prima o poi si spegnerà, non so, magari non si spegne, dal bottone non si spegne, gli devo togliere la batteria, allora va in bot log. Dicevo, io ho tutte queste cose sconquassate e vecchie. Il cellulare col quale mi filmo è un Motorola Moto X seconda generazione che è uscito nel 14, ma mia madre me l'ha regalato per Natale del 2015 perché sono disoccupato. Quindi se volete aiutarmi, oltre a guardare i miei questo video e a dargli like, mi raccomando, guardate tutti i miei video e quelli che vi piacciono di più compartiteli e commentateli e dategli like. Forse riuscirò a diventare uno youtuber e a farmi pagare da YouTube. Per dirvi tutte queste cose abbiamo fatto 40 minuti. Allora
chiudendo, innanzitutto saluto il mio amico Alessandro Arcangeli, buonanotte, sogni d'oro. Poi saluto il mio amico Renzo Montagnani Everything, buonanotte, sogni d'oro anche a te. Magari ci si risentiremo in Instagram adesso. E volevo dirvi il titolo che ho scritto prima accademicamente, perché come si scriveva mi sembra, ciao, come si scriveva una volta, no? Divide et imperae, ma si pronuncia dividi et impera. Allora, ovvero sia, come ci governano meglio, fomentando, come fa la Lega, come fanno altri, questo campanilismo per tenerci tutti divisi, e soprattutto poi attraverso non solo la politica ma anche il calcio, che veramente ci sono degli italiani che non possono vedere gli altri, non magari perché sono del nord o del sud o di altre città, ma perché ti fanno delle squadre di altre città, cosa assurda. E poi come anche la religiosità divida la gente, tutti sono buoni, se vanno a confessare in chiesa poi fanno delle porcate, ma quello è già un tema che sonda dal titolo. Ci danno tanti sussidi, non ci danno un lavoro degno, per quello la migliore gioventù deve andare in altri paesi d'Europa a farsi sfruttare all'estero, per quello invece di dare sussidi e occupazione vera agli italiani danno sussidi e sfruttamento ai poveri migranti rifugiati che vengono in Italia in massa, che adesso finalmente anche il Papa come il Dalai Lama ha detto basta a questi rifugiati perché non c'è più posto. Ecco, gli italiani devono andare all'estero e questi extracomunitari vengono a farsi sfruttare, così in più non è che rubano il lavoro, molti industriali italiani ed europei vogliono sottopagare, per quello che più gente arriva, più marginali ci sono italiani e stranieri e più sottopagano. Ma anche da prima del fenomeno di questa migrazione massiva, già dagli anni 90 anni 80, che i professori, gli insegnanti, i docenti si lamentavano della precarizzazione scolastica e della terziarizzazione anche dei servizi nei ristoranti, come nei fast food ti danno un contratto precario ai 3 mesi, non ti pagano contributi, marchette, assistenza medica. Quindi è dagli anni 80 che andiamo avanti e ogni volta trovano degli strumenti neoliberali per perfezionare lo sfruttamento. Quindi non date la colpa necessariamente agli extracomunitari, loro sono sfruttati, vengono in massa, scelgono i migliori, gli altri stanno per la strada a creare marginalità, per cui se sei un italiano che vuoi lavorare in Italia o ti accontenti delle briciole o rimani anche tu marginale. Quindi è una cosa che nessun politico ha preso il toro per le aste, perché non gli conviene prendere il toro per le corna. Tanto sindacati e politici ci stanno tradendo tutti allo stesso modo, fanno gli interessi dell'industria. Vi ricordate voi, magari molti di voi non siete neanche nati, ma negli anni 70 80 60, io sono nato nel 69, ecco, Giovanni Agnelli prendeva i sussidi dallo Stato italiano perché lui dava lavoro per non chiudere le fabbriche, e da Agnelli, Agnelli prendeva i sussidi da Giulio Andreotti, anche da Silvio Berlusconi, da Prodi, da D'Alema, da chi vuoi. E poi adesso Marchionne prima e poi non so chi altri, Montezemolo prima, poi Marchionne, poi non so chi c'è nella Fiat adesso. Stanno dislocando prima in Cina, poi sono andati a Detroit a salvare la General Motors, e noi in Italia siamo rimasti che chiudono i capannoni, i comparti industriali,
assumono sempre meno persone, automatizzano sempre di più la produzione. Quando si arriveranno a fare le scocche di motori con la stampante 3D, tutti gli operai si ritroveranno prima in cassetta integrazione e poi in mezzo alla strada senza contributi. Già si sono terziarizzati gli impieghi, quindi gli operai e i colletti bianchi lavorano per società terziarizzate. E come dire, la politica, i sindacati è da molto tempo che si fanno pagare tangenti con viaggi, cene, yacht, panfili. Chiedetelo a quelli della Lega, a quelli della CGL, CISL, WIL. Ma tutto continua uguale a come io vedevo i telegiornali negli anni 70 ed 80. Quindi sempre si apre con la politica interna. Ha detto quello, ha detto quell'altro, questo ha detto quello, gli ha risposto. Voi che siete giovani, voi che dovreste essere il futuro del nostro paese con 20 anni o meno, sappiate che tutto quello che vivete oggi io già l'ho vissuto negli anni 70 ed 80 guardando il telegiornale alla vostra età. Quindi purtroppo non c'è nulla di nuovo al sole, non ci saranno miglioramenti. Io spero che ce la caviamo, però non lo so. La politica continua a deludermi e non conviene essere dei faccino rossi per un qualche partito sperando che le cose vadino meglio se appoggi un partito invece che un altro. Adesso mi segue solo una persona. Ci dividono in tutti i sensi per governarci meglio, con la politica che promettono bugie, con gli sport di massa che poi io non vedo quale sia il gusto di seguire 22 farlocchi che si fanno pagare decine di miliardi delle vecchie lire, decine di milioni di euro al mese o all'anno, 40-50 miliardi delle vecchie lire, per farsi gli spiritosi, picchiarsi fra di loro, contestare l'arbitro, picchiare l'arbitro, e tutta la gente si va a sfogare nello stadio, quando lo sport sì è salutare, ma è salutare per la salute fisica se lo pratichi. Vederlo che senso ha praticare da altri e poi pagare per sciarpe, magliette, biglietti? Non c'è senso. A meno naturalmente che non si intendesse che lo sport è salutare per il corpo sociale, l'organizzazione sociale, cioè invece di avere delle persone che nel tempo libero stanno con la famiglia e hanno del tempo per coltivare degli interessi, leggere dei libri e parlare delle cose della società, e allora ci avresti delle persone che contestano la forma di operare della classe dirigente politica. C'è delle persone che prendono coscienza dei reali problemi della società, del cambio climatico, di come nessun partito soluzioni nulla. Per evitare questo si sono massificati gli sport come degli spettacoli di masse sin dall'antica Roma e Grecia, per far sì che col teatro, lo sport, il mangiare, panem et circenses, la gente si distraesse dai reali problemi e non pensasse a trovare delle soluzioni politiche, ma semplicemente si affidasse alla grazia dell'uomo forte o della coalizione di politici forti del momento che risolvessero i problemi per lui, che lo facessero vivere meglio di quanto lui potesse aspirare se non potesse contare con le grazie di qualcuno. Quindi gli sport servono a quello fin dall'antica Roma, panem et circenses, bonifici bancari, della spesa, ti danno gli scontrini per andare al ristorante o fare la spesa nel supermercato, il circo che è il calcio. In questo modo ci dividono con la politica, con lo sport, e ci governano meglio, e noi in Italia che siamo pecoroni ci facciamo governare meglio perché almeno abbiamo un po' di briciole sul nostro tornaconto. Vabbè, ho fatto quasi 50 minuti, quindi dopo una introduzione che magari molti di voi avranno saltato perché mi accomodavo qua, mettevo il titolo, cercavo cose, ho fatto questo video di 50 minuti parlottando.
perché tanto io anche quando avrò degli argomenti più seri da trattare non voglio più editare, perché rubo spazio, rubo tempo a fare il video, e poi perché tanto se il video lo guarderanno un centinaio di volte, che gli dia un'edizione migliore. Adesso speriamo che sia venuto in 720. Saluto come sempre Renzo Montagnani Everything di Instagram, il nostro amico di Instagram, mi raccomando seguitelo. Poi saluto il nostro amico Alessandro Arcangeli, poi saluto Luciano Muroni, poi saluto Juliet Valenti Official Channel, poi saluto Muillo, ciao Muillo, il mio amico musico dell'India. Hello Muillo, how are you? I hope fine. E poi saluto Claudio Wolf, poi saluto Marta Uribe, ciao Marta Uribe, grazie per guardare i miei video. Thank you Marta Uribe for watching my videos. E poi saluto Antonio Trotta, grazie Antonio Trotta di guardare i miei video. L'ultima volta mi avevi detto che ti era piaciuto, e rispondendo al nostro caro amico Renzo Montagnani Everything era il primo video. Poi che altro saluto? Pierluigi Serra, grazie. E poi che altri c'è, perché nessuno ultimamente mi ha chiesto di salutarlo. Roberto Ferri, ciao Roberto Ferri. Poi hello to Ashok Bhandari, hello Ashok Bhandari. Poi Nandala Nandalal 108, hello to you. E poi Mujahid Khan, Munir Shahik, hello to Asif Priyade, Indian Strings, hello. Aman Baldar, hello. Rai Saik, hello. Muzzi, hello. Strings, hello. Va bene, vi devo salutare perché se no non finisco più, sto qui altri 8 minuti a fare l'ora spaccata. Grazie a tutte e tutti di seguirmi, alla prossima. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto condividetelo. If you like this video please share it. Se vi è piaciuto qualche altro mio video condividetelo. If you like some video of mine please share it, help me to let my YouTube channel grow up. Condividete i miei video, aiuterete il mio canale a crescere. Allora vi lascio, scusate se mi sono dilungato prima un po' a preparare tutto, ma che ho fatto partire il live subito e poi mi sono preparato io per la messa in onda. Cosa strana, ancora non ha fatto bootleg il mio cellulare vecchio Galaxy Young 5360, però ormai molte cose non le riesce a fare, come per esempio navigare in internet o entrare. Ecco, adesso ha fatto bootleg perché tatan è ripartito, perché sono andato a accedere al browser del web, e allora lo sforzo si vede che ho le batterie che sono scariche, anche se mi dà che è carico, oppure ha un problema perché non si riesce a accendere o spegnere dal bottone. Comunque ha fatto la sua storia.
è un cellulare uscito nel 2011 che mia madre mi ha regalato a febbraio del 2013 e si è guastato credo a non so se verso la seconda metà del 2016, quindi ce l'ha avuto circa 3 anni e si deve essere rotto il bottone qua, perché a volte i cellulari durerebbero in eterno, però ci sono due cose che gli fregano. Prima di tutto, più che la batteria, perché come vedete questo cellulare c'è ancora la batteria buona, e l'hardware qua gli si è impicciato il bottoncino, non so come aggiustarlo, ma per spendere un centinaio di euro per riparare questo non c'è più l'assistenza. Io l'avevo estesa a 3 anni, ma non c'è più assistenza. Pensa che l'assistenza estesa gli era scaduta proprio qualche mese prima che mi si rompesse, cioè il 7 febbraio gli si è vinta la, mi sembra, e mi si è rotto 3 o 6 mesi dopo. Allora, o è l'hardware che per una sciocchezza tipo un bottone che si incastra, o è che il sistema operativo android 2.3.6 non è più buono a supportare nessuna applicazione. Infatti non riesco neanche a entrare, ecco adesso è partito di nuovo, ma non riesco a entrare nel Play Store, mi dà che non ha connessione. Poi in un altro video vi farò sapere se riesco a connettermi, però qua nonostante ci abbia il wifi non si connette, quindi anche se il cellulare ti dura e tutto, vedi che alla fine il sistema operativo il cellulare in effetti c'ha 6 anni, anche se io ce l'ho avuto meno di 4, quindi significa che dopo 7 anni il sistema operativo non è buono a supportare molte funzioni. Quindi che puoi fare? Lo puoi usare per scattare foto, per ascoltare la radio con gli auricolari, per avere delle applicazioni per ascoltare, se per caso le hai salvate. Questo cellulare invece l'ho rinizializzato molte volte, quindi dovrei vedere se ho salvato delle applicazioni e trasferirle nel cellulare, e quindi ascoltare della radio in esperanto con un'applicazione, o non so, dei giochi che ho salvato, ma io non ho salvato nessun gioco. Posso filmare e posso fare foto, ma avendo almeno questo cellulare che filma in risoluzione più alta, perché 3,2 megapixel e filma in 620 x 480, preferisco filmarmi con questo cellulare o con la filmatrice o con il nuovo, come sto facendo adesso dal vivo. Allora care amiche ed amici, vi lascio, anche perché ho visto che già ho iniziato ad avere dei problemi con il wifi e si è rinizializzato, ha fatto il bootload il cellulare vecchio. Già stiamo ai 58 minuti e 36 secondi, non voglio stirarlo di più il video. Grazie di avermi seguito. Non faccio io il bootload dei saluti perché risaluterei di nuovo. Vi ho già spiegato perché dividi et impera del titolo, ovvero sia come ci governano meglio. Adesso che sono già alle 11 meno 2 minuti e io ho altro da fare, prima di andare a dormire leggo, continuo a leggere le opere di Howard Philip Lovecraft. Poi vi farò sapere quando le ho finite e sarò passato a un altro libro. Per il momento avanzato ho letto Colui che sussurra nell'oscurità. Per gli intenditori, ecco, che ha orecchie per udire ascolti, no? Che ha orecchie per udire udisca. Vi lascio, mancano 30 secondi per fare un'ora. Vabbè, facciamo l'ora. Ancora non mi avete fatto nessuna domanda, a parte il nostro amico di Instagram Renzo Montagnani Everything. Sui libri, c'è qualche libro di cui vi piacerebbe vi parli?
Alessandro Arcangeli, c'è qualche libro che ti piacerebbe che io tratti? Dimmelo, ditemelo, e nella tesa io finisco di editare questo video e vi lascio cordialmente dal vostro Santen Chan. Un saluto a tutte e tutti che mi seguite, e alla prossima. Non lasciate di seguirmi in Twitter, Instagram, Dailymotion, Vimeo, che poi devo vedere se monetizzano anche loro e come, Facebook. Già mi seguite in YouTube se guardate questo video, se l'avete visto fino adesso. Ciao. Poi Spreaker, SoundCloud. Ultimamente a Spreaker non carico nulla perché preferisco fare un video, sono più video maker che non radio maker. Ciao.